Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho un amplificatore inglese, un Alchemist Forsetti, che mi ha portato un conoscente. Praticamente Alberto si chiama. Praticamente che è successo? È successo che lui periodicamente a questo amplificatore a cui tiene ci fa la pulizia, li lubrifica i potenziometri e i commutatori con lo spray apposito. Io non l'ho visto, ma se dice che è uno spray d'elettronica. E l'ultima volta che l'ha fatto l'ha rimontato e poi questo amplificatore, quando è andato a provare, gli ha fatto rumore forte sulle casse tipo botto, non ho capito bene, sicché devo guardare se purtroppo magari per qualche motivo sono andati in corto i finali. Dal rumore che mi ha descritto sulle casse sembrerebbe ci fosse finita la continua, oppure magari se è qualche cos'altro. Sicché continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta quello che combino per voi. Allora, l'apparecchio che vi dicevo è questo bello amplificatore qui. Esteticamente effettivamente è molto bello. Ora ve lo faccio vedere da vicino. E considerando che ha detto che quando l'ha provato gli ha fatto rumore, gli ha fatto, non dico il botto, ma quasi, allora praticamente insieme lo smontiamo. Però ve lo volevo far vedere un attimino. Comunque qui è un Alchemist Forsetti e LP D15A. Onestamente non me ne è mai capitati sotto mano. Lo avvicino un attimino. I comandi sono semplicissimi, on e off, e poi comando del volume è semplicemente il selettore di tutti gli ingressi. Non ci sono controlli di toni, spesso in questi amplificatori qui di fascia abbastanza alta inglesi non ci sono. La spia dell'accensione, il frontale, non c'è altro. Questa e quell'altra sono due belle maniglie per spostarlo. Qui c'è delle alette di dissipazione massicce, ora le inquadriamo insieme. Eccole qua, sono abbastanza spesse e vi volevo far vedere una particolarità del dietro che, ripeto, non l'ho mai visto, non ci sono istruzioni, non ho trovato il service manual. Guardiamo però insieme come è fatto dietro. Allora, qui ci sono tutti gli ingressi e c'è anche l'uscita del preamplificatore. Non mi sembra così su due piedi di vedere un commutatore che esclude, diciamo, il finale quando viene usato il preamplificatore. Però potrebbe essere come in qualche Pioneer, se non mi sbaglio, che inserendo gli RCA qui dentro sgancia praticamente il finale. Però fino a che non lo apro non lo vedo. Questo è l'ingresso fono. Un'altra particolarità, vi faccio vedere solo da un canale, però è così su tutte e due. Se vedete, sembrerebbe così a occhio, poi va visto dentro, che abbia l'uscita dei bassi e l'uscita degli altri. Però ripeto, non ho né schema elettrico né il librettino delle istruzioni, sicché devo vedere come mai ci sono queste due uscite qui. Io lo smonterei piano piano, siccome ci sono tutte le viti torque. Lo faccio da me, non vi sto a far vedere il cacciavitino che smonta le viti torque, e poi va smontato anche dal sotto perché c'è stata persa anche una vite, mi è stato detto. Comunque lo voglio vedere dentro quello che è successo, perché prima funzionava, sembra, cioè no, sembra, sicuramente prima funzionava e poi sembra che non funzioni più, che abbia fatto tipo il botto una volta che lui l'aveva ripulito e lubrificati i potenziometri e compagnia cantante. Dopo magari se ne parla. Secondo me è una cosa che, se l'apparecchio funziona, non andrebbe fatta. Allora, questo è il lato inferiore dell'amplificatore. L'ho aperto e nell'insieme, diciamo, va bene. Volevo vedere come era, come si presentava, considerando il problema che era sorto. L'unica cosa che devo dire è che non è che sono personalmente molto soddisfatto di come è fatto questo amplificatore, però tanto
non è, diciamo, non l'ho fatto io, non è un problema mio. Comunque ecco, questa cablatura sono un po' così in qualche maniera. Questo qui è il filo che viene dai finali, va qui c'è il relè, questa è l'uscita del relè e di qui va alle casse. È la stessa cosa dall'altra parte, ecco, questi fili qui che se ne vanno a giro da una parte alla, questo va da qui a qui dello stampato. Io non mi piacciono granché. Poi c'è già stato lavorato, non ora, ma magari tempo fa, non lo so, se no diciamo è proprio di costruzione proprio artigianale, diciamo in qualche maniera, perché effettivamente anche tutte queste saldature qui non è che sono bellissime, però insomma l'amplificatore comunque è un amplificatore di qualità, è blasonato, funziona molto bene e dovrebbe essere, non lo so, 80-100 watt per canale, magari poi lo proviamo. E ora io lo guarderei dalla parte opposta. Questa è l'altra parte dell'amplificatore, questi qui sono i relè delle casse che vi dicevo, i commutatori che partono dal frontale con questi tubi qui, cioè praticamente i comandi tramite questi tubettini qui, poi sia il volume qui che i commutatori sono in questo punto qui, sicché sono molto vicino agli ingressi e quello è una bella cosa. C'è una bella fila di condensatori elettrolitici di filtro e da notare che ovviamente sono due alimentazioni separate, sicché un toroide alimenta questa parte con il suo condensatore, il suo ponte, e la stessa cosa ovviamente dalla parte opposta. Ci sono delle viti strane per quanto riguarda, ora vi faccio vedere, ci sono delle vitine strane, non le classiche viti a croce o a brugola o torque sui transistor, però spero che non ce ne sia punti guasti di transistor. E comunque l'apparecchio è fatto con tutto materiale di qualità, non c'è nulla da dire. Ho scoperto il mistero delle casse, avete visto c'era scritto bassi e alti, in realtà i connettori sono un parallelo, probabilmente lo stesso chassis serviva per un altro amplificatore. Come vedete le masse sono in comune, ovviamente, giustamente, però anche diciamo, i due lati caldi, i due positivi, chiamiamoli, anche se non sono positivi, comunque due sono in parallelo anche quelli, sicché sul dietro che uno usi un connettore o l'altro è totalmente indifferente, non c'è la commutazione per due casse, va benissimo, sono d'accordo, quando uno ne monta una di casse è più che sufficiente a cose normali. Allora a questo punto non rimane, io ho controllato, così sommariamente non mi sembra ci sia niente di strano, do un'occhiata veloce che non ci siano dei transistor in corto, perché quel problema che gli ha dato, questo rumore forte, potrebbe anche essere, diciamo, teoricamente. Do un'occhiata a quella cosa lì e ci vediamo. Do un'occhiata ora a vedere se c'è dei cortinetti sui finali prima di provarlo. Non si sa mai, come dice Luigi Di Donato con il tester originale cinese, grandissimo Luigi Di Donato, seguite il suo canale perché è veramente fantastico, simpaticissimo, oltre che bravo ovviamente. Allora, vediamo un po', fra collettore e mettitore andiamo direttamente lì, se ci sono dei corti ovviamente dovrebbe segnare 0, vedete se io segno, se faccio un corto segno 0, non c'è, l'altro canale è in parallelo, sì che basta misurarne anche uno, no, cortinetti non ci sono, ovviamente questa cosa che segna è perché un pochino i componenti che sono in circuito ovviamente falsano la misura, però vogliamo vedere se non c'è un corto netto. Praticamente no. E guardiamo anche a questo. No, allora,
questo punto lo proverei e guarderei se il problema che gli ha fatto è stata una cosa casuale o se esiste davvero. Lo collego e lo proviamo. Allora, prima di procedere a collegarlo, vi volevo far vedere una cosa interessantissima che ho visto ora, siccome questo qui non è un circuito stampato a doppia faccia, è un circuito monofaccia e di solito sarebbe bene non fare, diciamo, ponticelli, no? Perché sono brutti e alle volte si intrecciano le piste e diventa un problema. Loro hanno risolto elegantemente, ce l'ho anch'io, queste chiamiamole resistenze, sono questi ponticelli camuffati da resistenze, ve le faccio vedere. Se vedete qui c'è solo una fascia nera, quelle lì praticamente sono resistenze da 0 ohm o più semplicemente ponticelli a forma di resistenza. E così in questa maniera qui non c'è bruttura di vedere ponticelli, si usavano anche noi quando si faceva certi apparecchi che andavano a bordo che circuiti doppia faccia, ora si fanno fare, ma una volta che c'era da farli da noi diventava un po' un problema. Vabbè, attacchiamo questo amplificatore. Carico fittizio, questi due vanno all'oscilloscopio e questi sono i canali praticamente, questi fili qui con queste banane sono i due canali destro e sinistro che li colleghiamo. Parlo al plurale ma siamo io e voi. Allora, per collegarli colleghiamo il negativo sul negativo e il positivo, visto che sono in parallelo, lo colleghiamo all'uscita dove c'è scritto bassi, ma in realtà è in parallelo. La stessa cosa faccio per quell'altro. Negativo e positivo. Poi, questo è il fusibile elettronico, in realtà è quello sotto, lo lascio inserito ovviamente perché non si sa mai, e come protezione lascio le lampade, così la protezione delle lampade è esclusa, invece così è inserita. Praticamente se c'è un cortocircuito netto o roba strana si accendono le lampade. Se invece va tutto bene, la lampada si accende e poi rimane o spenta praticamente, non si vede il filamento o il filamento leggermente illuminato. Vi inquadro le lampade, che sono quelle due lì, se ne può mettere una o due, qui visto che c'è due trasformatori l'ho messe tutte e due. Inserisco la spina e scatto l'interruttore, praticamente si dovrebbe vedere un guizzo e fine del palo. Ecco fatto. Sono caricati i condensatori, ce n'è tanti, praticamente ce n'è 6, praticamente sono per ogni ramo 3 da 10.000 perché è un'alimentazione duale e sono ovviamente 2 rami, sicché sono praticamente in totale 120.000 microfarad, se non dico una stupidaggine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 per 10.000 dovrebbe essere 120.000 microfarad. Sì, che ovviamente si sono accese le lampade e si sono rispente. Che vuol dire questo? Vuol dire che sembra che non ci sia niente, diciamo, che non ci sia cortocircuiti, che non ronzi, e come si suol dire compagnia cantante. Io ora guarderei se c'è una tensione di offset da qualche parte. Do un'occhiata se sugli altoparlanti c'è una tensione di offset importante. Praticamente andiamo a vedere. No, praticamente no, perché se fosse anche un finale in perdita, a parte che scaldava, rimaneva la lampada accesa, questo è una cosa che faccio così per scrupolo, ma ovviamente lo so che non c'è niente, perché se no dava degli altri sintomi. Comunque non ci sono tensioni importanti sull'uscita, sicché ovviamente i transistor sono a posto. A questo punto mi organizzo per dargli un segnale, vediamo se esce un segnale sull'oscilloscopio. Mi sono collegato sull'ingresso CD e ora inquadriamo l'oscilloscopio. Alzo un pochino il volume e vediamo se esce qualcosa.
e esce qualcosa. Vediamo di regolare 2 canali uguali, magari. Ecco, ora i canali dell'oscilloscopio sono regolati nella stessa maniera e il segnale sta uscendo, sembra che non ci sia problemi. Vi faccio vedere una cosa, ovviamente non posso alzare tanto il volume nelle condizioni che sono in questo momento e che sono queste. Ecco, se vedete le lampade, io ora abbasso un attimino il volume, la lampadina come vedete tende a spengersi praticamente. Se alzo il volume ovviamente la lampadina tende a accendersi perché sto assorbendo di più e sicché la lampadina fa il suo lavoro, diciamo. Sicché più di tanto non posso alzare perché ovviamente la tensione già con le lampadine così è scesa a 180 volt. Se alzassi ancora la tensione, ovviamente siccome l'amplificatore è in serie alle lampadine in questo momento qui, alla fine interverrebbe la protezione dell'amplificatore e lo spenge. Comunque questa cosa qui dice già che l'amplificatore sembra funzionare. Sicché io ora mi organizzerei, taro il bias, poi mi organizzerei col distorsimetro e il misuratore di potenza, guardiamo se funziona, guardiamo, e a questo punto non lo so perché gli aveva fatto quello scherzo lì, ma a me sembra che questo amplificatore non abbia niente. Allora velocemente alzo fino ad arrivare al clipping con i 2 canali, leggermente sotto, eccoci qua, e vi inquadro il wattmetro, anche se è solo da una parte, siamo oltre 100 watt praticamente. 100 watt era qui perché siamo sulla scala del 100 watt, siamo oltre 100 watt, non di tanto, di pochissimo. Diciamo, ecco, ora siamo su 100 watt e l'amplificatore tranquillamente non clippa per niente. Allora misuriamo la distorsione e poi lo richiudo. Siamo sulla scala dei 50 watt ora, vedete la scala è quella dei 50 watt, siamo a circa 20 watt, vediamo la distorsione, inquadro tutti e 2 gli strumenti così si vede la distorsione di entrambi i canali e siamo 0,01%, 0,010, 0,011. Sicché direi che anche come distorsione è a posto e lo rimonto. L'amplificatore è rimontato, lo lascio collegato sia al carico fittizio che al wattmetro e anche all'oscilloscopio come vedete lì. Ce lo lascio ovviamente un'oretta, anche un'oretta e mezzo, a una potenza media, vediamo cosa succede e probabilmente andrà tutto bene e sicché diciamo lo posso rimettere sullo scaffale in attesa di consegnarlo ad Alberto. Allora la riparazione, se così si può chiamare, è conclusa. Cosa ci insegna? Ma prima di tutto ci ha insegnato che abbiamo visto come è fatto dentro questo amplificatore, che è sempre interessante vedere come vengono realizzati gli amplificatori dalle varie ditte, anche quelle blasonate come era questa. E poi cosa ci insegna? Che magari sì, una pulitina all'amplificatore ogni tanto gliela possiamo dare, però metterci a spruzzare spray, roba del genere, roba nell'amplificatore magari non è il caso, perché probabilmente ci sta anche, e questa ripeto è solo un'ipotesi, che lo spray che magari è stato acceso troppo presto l'amplificatore e questo rumore che ha sentito magari era lo spray che ha messo in cortocircuito qualche commutatore dell'ingresso. Presumo che abbia fatto rumore e basta, non abbia fatto dei danni, magari ha sentito rumore d'alternata, non me lo chiedete perché non so cosa può essere successo, considerando che poi alla fine l'amplificatore funzionava. La taratura del bias l'ho rifatta, però devo dire che non era fuori quasi, non dico per nulla, ma quasi, che andava bene anche quella, e sì che diciamo l'amplificatore
è a posto un'altra volta. E qualcuno mi scrive sempre sui commenti, ripete sicché, se lo cercate sul vocabolario si usa più che altro in Toscana, ma è una parola che esiste, della lingua italiana comunque. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, anche se non c'è stato poi alla fine niente di tecnico, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!